Buongiorno a tutti. Allora, stamattina siamo sul Monte Cucco, in particolare nella Val di Ranco. Mi sto recando verso un torrente che c'è un po' più a monte rispetto a dove siamo partiti, quindi all'area camper. E vabbè, comunque può dire poco e più. Comunque stiamo andando verso il Rio Freddo. Il Rio Freddo appunto è un torrente che in certi punti presenta dei salti, delle cascatelle. Del resto l'ambientazione qui è un po' di montagna, con delle forre, con uno splendido bosco, e quindi può darsi che, anzi io mi aspetto che ci siano degli spunti fotografici interessanti. Forse questo luogo dà il meglio di sé in autunno. Ho anche letto alcune report di escursioni che appunto parlano di questo posto in autunno e in inverno. Diciamo che peraltro può anche essere pericoloso data la natura del terreno, eccetera. Comunque proseguo nella mia camminata, che non dovrebbe essere molto lunga, e ci vediamo tra poco. Allora, qui dietro di me c'è l'inizio di una delle cascate che volevo visitare, che poi scende da quel lato lì, ed effettivamente darebbe un bellissimo colpo d'occhio qualora ci fosse acqua. Quindi il Rio Freddo oggi non è stato tanto freddo, non ci ha, possiamo dire, non ci ha soddisfatto, non ci ha accolto. Quindi una gita che doveva andare alla ricerca di cascate, di giochi d'acqua, diventerà una gita nel bosco. Come detto, siamo nelle Marche, Monte Cucco. È un bellissimo bosco, peraltro, pieno di muschi, di felci che sono nel pieno della loro floridità, ecco. E quindi proverò a sfruttare, diciamo, questa occasione, anche perché in questi giorni ha piovuto molto, anche per questo mi aspettavo un po' d'acqua. E comunque c'è sempre questa atmosfera un po' umida che comunque potrebbe anche essere molto interessante. Quindi più a monte c'è un'altra cascata che non mi aspetto niente di diverso da questo, ovviamente, perché è sullo stesso fiume, sullo stesso torrente, quindi insomma vedremo un po' che cosa riuscirò a tirare fuori. Comunque alla fine è sempre meglio esserci che non esserci, quindi abbiamo fatto questo tentativo. Probabilmente per ottenere quello che cercavo bisogna venire in primavera e non in tarda estate. Questo effettivamente temevo che succedesse questo. Comunque proseguo nelle mie attività e ci vediamo tra poco.
Allora, intanto una cascatella l'abbiamo trovata, eccola là. Scherzi a parte, io continuo nel mio cammino, anche se in realtà adesso non sto più cercando chiaramente l'acqua, come ho detto prima, ma sto cercando degli elementi tipici del bosco, in modo da completare questo racconto di oggi con appunto il senso vero di questa avventura, che è una camminata nel bosco. Quindi vado un altro pochettino più avanti alla ricerca della seconda cascata che avevo in mente di fotografare, che sarà secca come tutte queste, e ci vediamo tra poco. Allora niente, il percorso è un po' troppo accidentato per le mie capacità. Tra l'altro qui questo percorso, diciamo, è attivo anche quando il torrente ha una certa portata, quindi bisogna essere davvero bravi, ecco, per proseguire lungo tutto il tragitto. Io ho letto varie recensioni, lo portavano come un percorso adatto a tutti, secondo me proprio no, e bisogna anche essere un po' attrezzati. Comunque continuo nella mia avventura. Un'altra caratteristica di queste escursioni fatte in questi giorni è che, nonostante non faccia caldissimo, perché comunque la temperatura è fresca, non ho mai sudato così tanto, non so, forse 20 anni che non sudavo gocciolando così. Comunque, continuiamo nel nostro percorso.
Allora, con lo splendido scenario di questi alberi bellissimi con le loro radici intrecciate tra loro, finisce questa gita di oggi. E come abbiamo detto ampiamente, doveva avere uno scopo ben diverso, ma le condizioni mi hanno poi imposto di cambiare tema. Spero di esserci riuscito. Il Monte Cucco, che è alto circa 1200 metri, ha due versanti, un versante che dà sulla piana e verso il mare, che è molto brullo ed è molto ventoso. L'altro versante invece, quello opposto, che è questo qui, quindi il versante più occidentale, è più boscoso, quindi si vede subito, a parità di altitudine si gira intorno alla vetta quando si arriva, e da un lato è molto aperto, da quest'altro lato invece è molto boscoso. Tra l'altro qui lo usano anche per partire con i deltaplani, con i parapendii. Dietro di me c'è un ristorante che si chiama Tobia, quindi può essere benissimo il punto finale o iniziale di un'escursione. Poco più oltre c'è l'area sosta camper. Peraltro invece dal lato più esposto c'è un parcheggio al termine di una strada, si chiama Via dei Pini se non mi ricordo male, anche quello dove ci si può parcheggiare sia con auto sia con camper. Comunque spero che questa escursione vi sia piaciuta, se così è mettete un like, mi fa molto piacere. Diversamente, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.